Letteratura religiosa in Italia. Oggi ripassiamo il capitolo della letteratura religiosa in Italia nel Medioevo. Essa è una delle espressioni più significative della cultura medievale, caratterizzata da un forte legame con la spiritualità cristiana e da una produzione letteraria rivolta principalmente al popolo, che spesso era analfabeta e non conosceva il latino. Questa letteratura si sviluppa principalmente a partire dal XIII secolo e si distingue per l'uso del volgare, rendendo i messaggi religiosi accessibili a un pubblico più ampio. Quali sono le caratteristiche principali? L'uso del volgare, anziché del latino, era fondamentale per raggiungere una vasta audience. Inoltre, gli scritti avevano una finalità educativa e spirituale. Infatti, i testi avevano lo scopo di insegnare i principi della fede cristiana, spesso attraverso storie morali, lodi e preghiere. Infine, la struttura dei testi era semplice e accessibile a chiunque. Le opere erano scritte in modo chiaro e diretto, con una metrica semplice, per facilitarne la comprensione. I generi letterari erano due: le lauda o laudatari e il poemetto narrativo didattico. Andiamo a guardarli in modo più approfondito. La lauda è il genere principale della letteratura religiosa medievale italiana. Originaria dell'Umbria, la lauda era una composizione poetica in lode a Dio, alla Madonna o ai santi, spesso accompagnata da musica e destinata alla recitazione pubblica durante le festività religiose. Le opere erano generalmente raccolte in vimsetogin, laudari, manoscritti che raccoglievano le laudi suddivise per temi o in base all'ordine delle festività religiose. Questo genere si sviluppa principalmente nelle regioni della Lombardia e del Veneto. I poemi narrativi didattici avevano lo scopo di educare il popolo attraverso storie che illustravano le pene dell'inferno, le gioie del paradiso e la vita di Cristo. Autori come Giacomino da Verona, con la Gerusalemme celeste e Babilonia città infernale, e Bonvesin della Riva, con il libro delle tre scritture, sono esempi significativi di questo genere. E quali sono i suoi esponenti principali da ricordare? Sono 4. San Francesco d'Assisi, Jacopone da Todi, Domenico Cavalca e Santa Caterina da Siena. Adesso andiamo ad approfondirli. San Francesco d'Assisi, fondatore dell'ordine francescano, è noto per il Cantico di Frate Sole o Laudes Creaturarum, considerato il primo testo poetico in volgare italiano. Quest'opera loda la creazione divina e riflette la profonda spiritualità di Francesco Jacopone da Todi, frate francescano. È celebre per le sue laudi, tra cui Il pianto della Madonna e Stabat Mater. La sua poesia è caratterizzata da un'intensa espressione mistica e da una profonda devozione religiosa. E poi abbiamo anche Domenico Cavalca. È noto per le sue Vite dei Santi Padri, che rielaborano le storie dei primi secoli del cristianesimo. Il suo stile narrativo semplice e chiaro ha avuto una grande influenza sulla letteratura religiosa italiana. Infine parliamo di Santa Caterina da Siena, che fu una mistica e teologa e fu autrice del Dialogo della Divina Provvidenza e di numerose lettere indirizzate a figure religiose e politiche del suo tempo. Le sue opere riflettono una profonda spiritualità e un impegno attivo nella vita ecclesiastica e sociale. Ma quando nasce il volgare italiano? È un processo graduale e complesso che si sviluppa a partire dal latino parlato o volgare, portato dai romani nella penisola. Non c'è una data precisa di nascita, ma piuttosto una lenta trasformazione che porta all'emergere di diverse varietà locali, dalle quali poi si svilupperà l'italiano letterario. Andiamo a vedere quali sono state le fasi di questa evoluzione. Partiamo dal latino volgare. Il latino diffuso nell'impero romano era una forma parlata, più dinamica e soggetta a variazioni regionali, che col tempo si accentuano. Nel corso dei secoli, il latino volgare, parlato nelle diverse regioni d'Italia, subì trasformazioni a livello di suoni, forme delle parole e vocabolario. Ad esempio la caduta delle consonanti finali, per esempio la parola panem si trasformò in pane senza la M, punto, e nel frattempo si diffonde la formazione di una pluralità di dialetti romanzi locali. I primi testi letterari in volgare ci arrivano dalla scuola poetica siciliana. Infatti, la scuola siciliana alla corte di Federico II di Svevia fu un importante precursore, producendo poesie in un volgare siciliano illustre. Successivamente, poeti come Guido Guinizelli e la scuola del Pisono di Santa Dolce Stil Novo in Toscana contribuirono a nobilitare il volgare. Punto infine fu determinante la diffusione della letteratura toscana. Il volgare toscano, in particolare quello fiorentino, grazie al prestigio di autori come Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, divenne la base dell'italiano letterario. La loro opera contribuì enormemente a fissare una norma linguistica
Possiamo dire che i temi ricorrenti erano essenzialmente 6, ovvero la fede e il dubbio, il rapporto tra l'uomo e Dio, la sofferenza e la redenzione, la vita dei santi e ancora la preghiera e la contemplazione. E infine la critica ai mali del mondo alla luce dei valori evangelici. Possiamo concludere dicendo che attraverso generi come la lauda e il poemetto narrativo didattico, i suoi autori, come San Francesco e Santa Caterina da Siena, hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della letteratura italiana. Creiamo una mappa veloce e diciamo che la letteratura religiosa si diffuse nel 1200 d.C. grazie all'uso del volgare, cioè la lingua parlata del volgo, cioè il popolo, ed è una lingua semplice da comprendere. La poesia trattava temi spirituali. Le poesie sono di due tipi, uno sono le lauda e l'altro è il poemetto narrativo didattico. Le lauda famose sono scritte da San Francesco, mentre per il poemetto si ricorda Santa Caterina da Siena. Da questi scritti prenderanno spunto poeti della scuola siciliana e poi poeti toscani come Dante, Boccaccio e Petrarca, che renderanno la lingua volgare la lingua per eccellenza della letteratura italiana e soprattutto mettono le basi per la nascita della lingua italiana unica e comprensibile in tutta Italia.